Bene, innanzitutto smontiamo questo manicotto per avere più spazio di manovra, perché purtroppo è in un posto un po' impervio. Si tolgono due bulloni da 6 con la chiave da 10, poi si fa una rotazione verso sinistra e si sfila. Ecco il filtro con una bussola esagonale da 27 ed un cricchetto si svita abbastanza agevolmente. Muniamoci sempre di straccio da mettere sotto il filtro per non sporcare. Si svita in senso antiorario e sicuramente l'O-ring oppone un po' resistenza, quindi è normale se si sente un po' duro nel svitare la coppa. Perfetto, la coppa è venuta via, il filtro è rimasto sul monoblocco del motore, basta sfilarlo senza fare alcuna forza. Bene, adesso gli diamo una bella pulita con carta. Poi con un piccolo cacciavite estraiamo l'O-ring. Rimettiamo quello nuovo, facendo attenzione che vada nella sua sede. E mi raccomando, utilizziamo un lubrificante da cospargere lungo la circonferenza per evitare che quando si avvita opponga resistenza. Ecco, questi sono i due filtri, quello vecchio e quello nuovo. Fate attenzione a quella protuberanza, quella parte lì deve entrare all'interno di quel buco che adesso mostrerò col cacciavite. Quindi si inserisce, si fa corrispondere quella protuberanza con il buco, ok, e lui rimane nella sua sede. Dopodiché, con la massima calma, si va ad avvitare la coppa, ponendo bene attenzione che il filetto prenda bene sul monoblocco. Qui ho usato sempre la chiave a bussola per semplificarmi il lavoro e ho utilizzato anche un giunto cardanico, insomma uno snodo. All'inizio è un po' duro, ma è normale. Vedrete che quando arriva a fine corsa sentirete il blocco, insomma, che si ferma. Lì è il momento di fermarsi. Bene, il montaggio è andato a buon fine.
Completato il montaggio del filtro dell'olio, bisogna accendere il motore. Si accenderà la spia rossa dell'olio motore, bisogna attendere che si spenga. Appena si spegne bisogna spegnere il motore. Bene, sostituiamo il filtro del gasolio. Mi raccomando, queste operazioni vanno fatte con il quadro spento. Bisogna tirare su questa piccola levettina con un cacciavite piccolo, poi spingere in basso ed estrarre il tubo. Dopo, con una pinza, bisogna premere su quel pulsante bianco e tirare indietro il tubo. Sempre con un cacciavite bisogna sollevare quella piccola levettina ed estrarre lo spinotto. Sempre con una chiave a bussola da 24, svitare in senso antiorario, opporrà sicuramente resistenza, probabilmente dovuta all'o-ring all'interno. Prendersi tutto il tempo necessario. Bene, il filtro è tolto, è rimasto all'interno del coperchio. Adesso con una siringa bisogna svuotare completamente la vaschetta portafiltro, perché poi dobbiamo andare a pulire eventuali residui. Puliamo con la carta. Bene, questa operazione è fatta. Adesso si pulisce anche il coperchio. Togliamo l'o-ring con un piccolo cacciavite. E questo è in pratica lo stesso procedimento del filtro dell'olio, uguale, identico. Porre sempre attenzione che l'o-ring vada nella sua sede. E cospargere con del lubrificante lungo la superficie dell'o-ring. Dopodiché inserire il filtro nuovo, la cartuccia. Adesso bisogna fare un'altra operazione. Bisogna essersi procurati un mezzo litro di gasolio da versare nella vaschetta. Questa operazione si fa per evitare che il motore sforzi per portare il gasolio nel filtro.
quindi con calma si riavvita, prima a mano, poi con la chiave a bussola il cricchetto. Anche qui opporrà resistenza, ad un certo punto sentirete che si ferma da solo, non bisogna sforzare. Dopodiché rimettere tutti i tubi e lo spinotto. Ok, una volta completato il montaggio del filtro gasolio, bisogna fare 2 accensioni del quadro, ma senza mettere in moto. Questo perché deve arrivare il gasolio al filtro, quindi deve riempirsi e svuotarsi dell'aria eventuale. Quando si mette in moto è probabile che si spenga il motore, bisogna insistere finché non rimane in moto, quindi non preoccupatevi, è normale perché deve riempirsi il sistema di gasolio.